Buongiorno a tutti ragazzuoli. Allora, stamattina siamo andati a fare un po' di compra con Jessica in macchina, però ci siamo dimenticati di prendere la telecamera e farvi vedere. Ma vi facciamo vedere cosa abbiamo comprato. Abbiamo preso un pranzetto, la lasagna, in un posto dove già siamo andati 3-4 anni fa con mio padre, è una rosticceria. E abbiamo preso la lasagna a pochi strati. Quanti strati apri? 7-8. Di più secondo me. Non lo so, troppo. Lasagna tipica del sud. Poi qua abbiamo preso delle melanzane con ripiene tipo, e là ci sono anche le empanadine lì, quelle con salsiccia, broccoli e spinaci mi sembra. Ora mangiamo. Pippo anche lui sta qua in presenza. Pippo non parla tanto perché si sente un po' fuori luogo. Però ha detto papà amore, vai tranquillo. Saluta i follower, dai un bacino ai follower. Dai un besito. No, un monello. Buon appetito a tutti. La lasagna direi che è stata buona. La melanzana non l'abbiamo fatta vedere, ve la facciamo vedere a cena. E ora stiamo mangiando l'impanata ripiena di broccoli, spinaci e salsiccia. E poi abbiamo la ricottina di ieri ancora. Io non la mangio più però. Praticamente queste impanatine sono un impasto tipo di pane ripieno di broccoli, spinaci e salsiccia. Poi ci sono varie varianti. Tipo un calzoncino, e poi è cotto nel forno. Buono. E ci sono varie varianti, c'è chi la fa senza salsiccia, chi con la salsiccia, c'è mille modi, si può fare, ecco, si può riempire con quello che si vuole. Questa è la tipica, ecco. Buona? Tutto buono. Da 180 kg. Diciamo che la Sicilia piangi due volte. Una quando te ne vai, com'è del proverbio, e l'altra quando ti pesi, un affare del genere. Sì, c'è un proverbio così, un detto, non è un proverbio. Finito il pranzetto ci siamo messi divisa da lavoro, smontiamo tutto il camper che lo puliamo bene a fondo anche dentro. Devo trovare assolutissimamente una soluzione per là, perché io gli ho fatto passare il tubo della truma con la ventilazione, ma non arieggia abbastanza. Vedete che c'è un po' di nero, non è infiltrazione, fa condensa quando c'è caldo o freddo e rimane tutto umido e mi dà fastidio. Ho visto su internet che ci sono delle pitture anticondensa, ma non mi fido tanto, non lo so se possono essere se possono fare il mio bisogno. Quindi ora provo a rivedere, perché anche da qua sotto dove c'è il collegamento del tubo si era anche staccato, quindi probabilmente non gli arrivava abbastanza aria. Proviamo, ora che qua abbiamo la possibilità di togliere tutto e fare le cose fatte bene, che non è tutta la roba in mezzo, a collegarlo come si deve per che sia una cosa definitiva. Il problema è che quando ci vivi che c'è tutto dentro, o è un appoggio dove svuotare tutto per lavorare comodo, o è veramente difficile fare le cose fatte bene con tutto quello che è dentro. Però andiamo avanti, ci facciamo un caffettino e andiamo avanti. Caffettino ho preso, ho iniziato i lavori, ho trovato una vite spanata, liscia, non so se si riesce a vedere, non c'era verso di toglierla. 2 anni fa in Sardegna avevo comprato questo, che sono delle punte per svitare le viti spanate. E lei mi rimprovera sempre che compro cavolate. Dopo 2 anni l'ho utilizzato stamattina. Pensa un po', dopo ben 2 anni. E mi è servito. Mi è servito perché ha svitato la vite spanata. Guarda com'era. Mamma. Come la toglievo io sta vite? Dimmi. Tagliare flessibile, fare... No. Invece dopo 2 anni ha reso utile. Questa buttala prima che la riutilizzo, che non so per cosa, ma magari per non buttarla la riutilizzo. Via, tiriamo via tutto e puliamo bene. Tolto tutto, alla fine ho sradicato tutto, così si è potuto pulire bene la base, controllare che non ci siano problemi di infiltrazione, perché sono quei punti che, sai, è sempre un C il nostro camper. Ora lì ho dato una bella pulita, ma non c'è proprio più il bianco, rimane tutto macchiato. Quindi ho trovato una pittura che c'è scritto anticondensa, la prendo e faccio perlomeno fino a qua dove c'è questa gomma che divide. Poi se dovesse esserci troppa differenza di bianco, ferro tutto il tetto. Però non so se fare solo quello per testare ed eventualmente poi il tetto farlo in un secondo momento, vediamo. Ora sto studiando bene come fare il tutto. Allora, sto avendo un po' di problemi, tra virgolette, per trovare la soluzione di come mettere le ventole per non far fare la condensa lì, perché avevo messo il tubo della truma, vi ricordate, quello piccolo, con la ventilazione forzata, ma non bastava. E ora devo cercare un metodo per
fare in modo che laggiù creo una ventilazione forzata dalle ventole. Non è facile, ma ce la farò. Ora stavo anche guardando le pitture, solo che qui dove siamo ci mettono un botto ad arrivare, quindi domani probabilmente vado di persona, c'è una ferreteria qua e ci vado di persona, se hanno quella pittura che serve a me, un'anticondensa, roba del genere, sperare di riuscire a trovarla e farlo, perché poi mi deve arrivare un altro kit che lì ci sarà un lavoro, ragazzi, che non so chi me l'abbia fatto fare, ma è da fare anche quello. E niente, Jessica sta continuando a editare video per voi e io sto facendo i lavoretti su quattro ruote. Ne aveva bisogno di fare un po' di reset di questi lavori qua, solo che poi arrivi anche a un punto che non ce n'è già più voglia, nel senso che fossimo in un posto più bello dove possiamo anche andare a farci un giro a fare qualcosa, ma non c'è niente di vicino, devi perdere una giornata per vedere qualcosa di bello. Ora credo che chiudo il cantiere e torno indietro. Cioè torno indietro nel senso che vado a casa e vediamo Jessica com'è, che dice, che fa. Rientrati alla base, Jessica sta continuando a editare, così si porta avanti, no? Perché poi c'è da fare talmente... Siamo talmente abituati a muoverci, a fare, che noi qui stiamo già friggendo. Due ore che siamo arrivati quasi. Sono 2 giorni. Mamma mia. E vabbè, adesso facciamo tutti questi lavori che c'è da fare su casa su 4 ruote e poi vediamo, magari andiamo a visitare qualcosina insieme a voi. Qualcosa dobbiamo fare, se no mi esaurisco. Sì, anche perché poi ci hanno già detto che si stanno annoiando a vedere i nostri video. Solo lavori. Però d'altronde noi ci dobbiamo buscare la vita, la realtà che ti faccio vedere è questa. Ma infatti non cresciamo per quello, perché facciamo vedere la realtà, perché non mentiamo. Vabbè, ora facciamo i lavori su casa su 4 ruote, poi si viaggerà. È arrivata l'ora della cena, Jessica fa il polletto con limone, il Christian sta giocando alla PlayStation e anche io sto facendo qualche partita che è GT e Gran Turismo. E mi piace, stiamo prendendo le patenti. E niente, oggi non è che abbiamo fatto chissà cosa perché ho studiato cosa fare nel camper. Domani andiamo a prendere quello che manca perché mi arriva un altro prodotto. Ma finisco prima al dentro, così almeno tolgo un po' il mercato che ho fatto qua in casa. Ho appoggiato tutto qua dentro, c'è di tutto. Signora Jessica, com'è il polletto? Con la limone. Non lo so, speriamo che viene buono, perché l'ultima volta ti ricordi là in Spagna? Non era un granché. Faceva schifo. E qua il Pippotto cosa dice il mio bambino? Saluta il follower. Hai fatto la pappa, Pippo? È tutto il giorno che mangia. È tanto per cambiare. Polletto riuscito buono. Io me ne sono già mangiata la coscia. Brava Jessica. Siete lenti. È venuto buono. Sì. Bravo amore. Che forse anche il pollo è più buono. Boh. Sì, tutto l'insieme fa. Però, come lo fa il nonno, non lo fa nessuno. Lo faceva. Lo faceva il nonno. Faceva. Oramai... Sì, perché anche questa sera ci ha abbandonato il nonno. Oramai il nonno è off. è off. Siamo rimasti in tre. Cavalli ed un somaro. Siamo sempre solo noi. E Bernice. E Pippotto. Buon appetito a tutti. E dopo cena andiamo a nanna. Pippo vuole andare a fare la nanna. Cristian si ferma un po' di qua che tra un po' gioca con il suo amico alla play. Bernice viene di là in stanza con noi. E io e Jessica andiamo a fare la nanna. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani. Sperando di fare qualcosa di un po' più sostanzioso da farvi vedere. Allora, sono andato qui sotto nel paese a prendere una pittura che dovrebbe essere anticondensa e bisogna darci prima un primer perché non è muro. Sto finendo di pulire e togliere tutto quello che c'è da togliere. Lì l'ho già pulita ieri che sono arrivato fino alla gomma. Ora pulisco anche questo pezzo e vengo avanti. Ho tolto anche tutto qui, pulisco tutto bene qua. Sto togliendo tutto il possibile, anche là dietro. Qui ho tolto la luce, qui la copertura che avevo fatto. Arriverò fino laggiù. Continuiamo a finire di smontare, di pulire, di isolare, di fare tutto quello che c'è da fare prima di iniziare a pitturare. Isolato tutto quello che non dobbiamo pitturare, inizio da laggiù a fare la prima parte fino alla riga gialla che è isolato tutto. Poi per venire avanti metterò la coperta e man mano vengo avanti in modo da non... perché se mettevo la coperta qua poi non ci passavo sopra. Quindi andiamo a dare il fissativo, tutto bene, e poi la pittura.
Situazione imballaggio fatta. Il fissativo l'ho dato in tutto il camper, in tutto il tetto. Sono andato a mangiare e non vi abbiamo fatto vedere. Jessica ci aveva preparato un bel piatto di orecchiette con i broccoli, e però mi culpa. Ora mi preparo per dare il bianco, sperando di non fare disastri perché non devo macchiare niente, perché qua sopra non è un problema perché ci ho messo tutto il nylon e c'è la coperta che arriva fino alla cabina. Diciamo che il problema viene un po' da lì in poi. Dovrò spostare quello e metterlo qua per fare metà tetto, e poi dovrò metterlo di qua per fare l'altra metà. Qui c'è il cellophane ma l'ho finito, quindi mettiamoci all'opera, che ce n'è sempre da fare di lavoro. Per il pavimento ho optato per la scatola che è ancora qua del termosifone come messo in bagno, perlomeno il pavimento è già protetto. Andiamo avanti. Prima parte di là fatta, continuiamo. Allora, ho dato la seconda mano anche di pittura. Ora andiamo un po' dentro da Jessica, vediamo se ci fa un caffettino, ci dà la merenda. Vediamo a che punto è. Qui intanto mi sono appropriato anche del divano. Mio padre sta uscendo di testa. Sì, ti sei appropriato un po' di tutto. Dai, facciamo merendina allora, va? Ciao, amore. Immagina, mamma. Boh, finito di lavorare per oggi, si sta preparando la cenetta. Bistecchine e patatine fritte stasera. C'è da prendere la bistecchiera. C'è quella grossa, ha detto. Le facciamo col burro, rimangono un po' più Sì. saporite. La maionese c'è? Ce l'abbiamo in camper. Sì. Vado a prendere la maionese. Poi domani vi faccio vedere come è venuto anche il risultato nel camperozzo, che asciuga, tutto asciugato bene. Così lo vedo anch'io. Vabbè, l'hai già visto tu e cosa hai detto? Devo controllare bene. Devi rompere i marroni fino in fondo. E poi qua abbiamo una bella insalatina con pomodorini, citriolini e caperini. Ci hai messo un po' più di sale perché questi pomodori sono dolcissimi. Si sa. Non fare disastri, Se vincessi, se facessi. Allora, siamo seduti a cena. Siamo seduti a tavola, non a cena. Per cena. Buon appetito a tutti e ci vediamo dopo col dolcino. Buon appetito. Buon appetito. Vabbè, e niente, dopo mangiato ci mangiamo un bel uovo di Pasqua dalla Ferrero Rocher ora. Quella è carta, questa è tanta roba, non è mio, Tu c'hai quello della Kinder Ferrero. Questo è il mio. Il mio papà me l'ha comprato a me, non a te. Grazie a me. Ma a te ti ha comprato quello della Kinder. E vabbè. Sorpresa, sorpresa. Tu fai male con queste unghiette, però qua dietro. Ma c'è la sorpresa o perché della Ferrero Rocher non ce la mettono? Dici? Ah, apriti a fare. Comunque il cioccolato della Ferrero Rocher. Questo è buono, Questo è buono. Ma Appunto, la cioccolata è buona. Questo sai come si apre? piano, non serve darcelo forte. Guarda, si è già rotto. Mezzo a me e mezzo per voi che ve lo Vedi che ci dividete. sono i Ferrero Ah, c'è il Rocher. Ferrero Rocher. C'è il disegno. Vabbè, se c'è un disegno. Tre ce ne sono. Non Tre. guardare. Mazza. Siete così, vero? Siamo rimasti in tre, due somari e un cavallo. Guarda come siete, Mimì, Cocò e Cacamucà. Il Cagamue è lui. E questo. Monello. Bueno, vetto mangiato. Andiamo a nanna. Cristian si farà una partita col suo amico. Ciao Cris. E noi andiamo a fare la nanna. Questa, se no Probabilmente ormai finisce il gas. No, io penso che stanotte non so se l'ho sognato o cosa. Che scoppiava. Avevo l'ansia che si dimenticava di Ma spegnere. ieri si il aspettava gas. sola. Però devi spegnere il gas perché continua a uscire. Ma no, c'ha la termocoppia, non esce il gas. Devi spegnere lo stesso il gas. Secondo me comunque si chiude. Spegnere si spegne la luce. Si chiude, devi chiuderlo il gas perché è pericoloso. Chiudi la luce, spegni l'acqua. Vabbè ragazzi, io sto già dando i numeri qua. Vabbè, buonanotte a tutti.
Buongiorno. Buongiorno dalla mortadellina. Buongiorno da questa bambina, Monella. Questa è la nostra camera presidenziale, ragazzi, guardate che bella. E qui c'è il vostro amico Pippotto. Buongiorno, saluta tutti. Andiamo di là a salutare tutti. Buongiorno. Andiamo di là, prendiamo un caffettino, salutiamo tutti e dobbiamo andare a vedere com'è il risultato nel nostro camperozzo. Il lavoro fatto ieri. Qui abbiamo già Jessica che si è fatta il nocciolino. Io il caffettino niente. Aspettavo che arrivavi, se no ti diventava freddo. Anche poi devo andare a vedere poi il risultato del work in progress. Del tabacco. Oh, rulli di tamburo. Rulli di tamburo. Caffettino preso. Ora sto mangiando il dolcino. L'altro giorno Jessica ha comprato i canestrelli, sfogliatine e altre cosine. Compresa questa bellissima crostata dell'Eurospin. Che te la sei mangiata in casa? Niente a togliere, ma ho visto che stava rimanendo lì, girava, continuava a girare, nessuno la mangiava. Impressionante. E alla fine la devo mangiare io, se no andava buttata, poi continuava a girare. Qua sopra, lì, ovunque l'ho trovata in... Bravo, guarda, no, mi fa bene. Caffettino preso, andiamo a vedere il capolavoro. Mammo? Vabbè, inizia ad andare, così vedo com'è quel follower prima, poi tu raggiungi. Ti camuffo le cose. Che lavoretto, eh? Bello bianco ora. Mi ha dato il bianco in casa. Bello, eh? Si vede la differenza? Ora in telecamera non so se rende, ma noi che lo vediamo dal vivo. Beh, guarda, il confronto quello di Cristian. Sì, che quello devo ancora farlo perché c'era abbastanza roba e non sapevo dove metterla. Non so. Questo è Cristian. È un po' sì. Sì, secondo me sì. Ma più che altro sono le macchine, non è che era chissà come. Sì, no, era tutto un po' macchiato, un po'. Perché poi rifacendolo, togliendo i mobili. C'erano i segni dei vecchi ancora e tutto. Soddisfatta? In bagno avevamo messo la fare, non so qua. Soddisfatta e rimborsata? No, rimborsata no. No. Allora sono soddisfatta. Allora, gli ho dato per sicurezza un'ulteriore mano qua, perché era rimasta qualche strisciata, ora si deve asciugare quelle che vedete. E mi ero dimenticato di togliere la telecamera qui e ho fatto anche questo pezzettino qua. Ora vado a prendere un po' di cosine che mi mancano per fare ulteriori lavoretti e poi direi che quando torno iniziamo a scartare tutto e rimontare la mansarda. E lascio le finestre aperte così arieggia bene, si asciuga e iniziamo a rimontare almeno la parte che è qua dentro, ecco. Vediamo come uscirà fuori finito. Però a me piace, perlomeno si sono tolte tutte le macchie che c'erano, il brutto che c'era, ecco. Allora, giustamente siamo saliti nella macchina di mio padre per andare a fare 2 commissioni senza batteria, ma meno male che casa su 4 ruote è attrezzato e si toglie dalla, come si può dire? Si toglie dalle grane. Si toglie dalle grane senza problemi. Ce la fai, Crio, o devo aiutarti? Giustamente. Sarebbe sempre meglio tenerselo da fare così. Vecchiotto, basta che ieri, se passa tutti i giorni. Che cosa si passa basta tutti? che non la usi un giorno o due. Un 2, sì. 6,50. No, prendilo qua però. 6,50. No, questo è di gomma. Avviamento. Ottimo. Siamo arrivati in quelli di Gela. Andiamo in ferramenta a prendere il quadrotto che mi manca e la carta vetro. Poi vi facciamo vedere un po' com'è Gela. Non è il massimo, ma è una cittadina grande già. Dopo li portiamo in vacanza a vedere Gela e i nostri follower. Che fortuna. Trovato tutto? Direi di sì. Ma questo è il quadrottino per fare lo spessore delle ventoline, che devo fare con la modifica per là dietro, per almeno siamo sicuri che poi non rifà condensa, non fa niente. Bene. Va bene, no? Sì. Questo qua lo attacco, lo incollo alla parete e questo qua ce lo avvito qua con le viticine piccole. 4,50 € con la farina, mamma. Poi ho comprato un po' di ricambi rullini perché dovrò fare un bel lavorone, vedrete. Poi ho preso un diluente. Poi dovrei cambiare e spendere un po' di soldi per casa su 4 ruote. 2 nastri e un po' di dischi per carteggiare, sono una trentina, spero che bastino. Beh, se no al massimo si viene qua, si fa la pausa merenda. Sì, fai un giro. Fai un giro, non ti tagli le vene totalmente. Direi che da quando facciamo questa vita, ragazzi miei, è cambiato il nostro chip. Sì, non siamo più... Non siamo più fatti per stare fermi. Fissi. Fissi. Un conto è quando siamo in Spagna
che comunque sai che Christian è libero di fare quello che vuole e comunque se vuoi prendi il trenino e in 10 minuti ti muovi ovunque. Comunque ci muoviamo, se non lavori ci muoviamo sempre. Il problema qua è che per vedere una persona devi fare 30 km di strada di campagna, è quello il problema che c'è qua. Sì. Però alla fine che quando eravamo a Savona lì a Vado, sì, dopo un po' ci esaurivamo, però pigli, parti Sì, e fai in un un attimo sacco sei a di Carcaro, vai a Savona, vai a Genova, in poco c'hai tanto. Qui devi fare 100 km per vedere. È da tagliarsi le vene, Mamma ragazzi. mia. La Poi- Sicilia è bella. No, il è contorno. bella la Ma Sicilia perché è dentro? bellissima, ma l'interno della Sicilia è un po' come la Spagna, Sì, che non trovi la niente. costa è bellissima, ma gli interni sono un po' così. Sì, poi sicuramente c'è come quando eravamo stati che non c'è video a Modica, Ragusa, cioè Sì, lì sono altri sono posti. belle Catania, città, Messina, per Trapani, carità. Palermo, c'è tutto. No, la Sicilia è bellissima, ma Però abbiamo sono sti visitato paesini dei- qua che dico ai miei nonni, ma con tutta la Sicilia che c'è qua sono dovuti finire, che c'è il nulla. Vabbè. Ora intanto andiamo, dove vuoi andare, al cinese? Penso che siamo... Hai trovato tutto? Sì, Allora non dobbiamo andare da nessuna parte, possiamo anche risalire. torniamo indietro. È già finita. Vabbè, andiamo dal cinese a fare un giro, va? Non si sa mai. E intanto vi facciamo vedere poi la strada di ritorno per farvi capire come funziona la situa dei chilometri e delle strade che fai. C'è una puzza di Andiamo. gas, c'è il bombolaro lì, ma a me Ah. non mi ispira tanto. Io toglio. Andiamo. Ah, Christian ha trovato uno skate park. Una caravan. Dritto quindi? Sì. Francese. Coppa. E dopo l'Eni? Sì, Dopo il benzinaio della Eni. è vicino a un campo da calcio. Vediamo com'è calmarsi in sti giorni che dov'è, se riusciamo Facciamo venire un'oretta. lo portiamo un'oretta qua Sì, se è a svagare. fattibile. Sì, sì, già che eravamo qua ho detto andiamo a vedere se è quella di utile. rossa, no? È inutilizzabile, Ah, ok. fattibile, ma c'è tutta l'erba, credo. No, infattibile. Ah, ok, no. Sarebbe qui. È inagibile. Vabbè, niente, È mi sa inagibile. che non si può andare. No. Niente. E non c'è nient'altro in zona? 80 km. Ah, buono. 80 andata, 80 ritorno, su 160. Infatti dal Cino. È l'ultimo negozio che c'è finito gela e poi inizia il nulla. Siamo usciti dal cinese, abbiamo comprato un palo per rimettere le tende nel camperozzo e uno zerbino che Jessica ritaglierà preciso per fare i gradini, così vediamo che lavoro fa. Queste sono le strade che noi dobbiamo fare per arrivare al paese. Paesino. Vabbè, vedete questa strada? Ora vi faremo vedere qualche spezzettone. È tutto così, è tutto uguale. Vabbè dai, ci sono molti, come si chiamano, i fichi d'India. Campagna. In India ne trovi quanti ne vuoi, campagna ne trovi quanta ne vuoi, erba per il momento ne trovi quanta ne vuoi. Tra un paio di mesi sarà tutto secco e bruciato, Sì. come tutti gli anni. Tra, Ieri- ma tra poco, non Sì. un paio di mesi. Io è la prima volta che vengo in Sicilia in questo periodo e vedo, diciamo, la Sicilia verde. L'ho sempre vista d'estate piena quando Carciofi. c'è. Maronna, guarda quanti carciofi! Abbiamo un camion davanti pieno di carciofi. 10 Però- carciofi, 2,90 € l'altro giorno al frutta e verdura mi sembra che aveva. Non lo so. Ciclone A lì. me non è e che mi caro. piacciono tanto i carciofi. Però il carciofo fa bene. Te che sei in carenza di ferro. Però non mi piacciono tanto. Quel paesino che c'è lassù è Butera. Calcolate che questa strada, che è l'unica che collega, come potete vedere, c'è il semaforo perché qua è venuto giù un pezzo di strada. Quando noi eravamo stati qua 4 anni fa, qui era brutto l'asfalto, hanno riasfaltato qua, ma lì hanno lasciato così. È assurdo, ragazzi. E qua Nei sì, paesini così fanno funzionare come vogliono loro. è tutto dimenticato da tutto, cioè hanno ritmo, hanno cose diverse. Siamo noi che siamo abituati diversi, ecco. Sì. Non è neanche giusto dire è bello e brutto qua, perché siamo proprio noi abituati a altri movimenti di vita, anche al nord troviamo problemi, quindi voglio dire, anche in Spagna, ovunque io li trovo. Sai che il problema sono io, ragazzi. Mi sa di sì. Siamo Qua c'è il noi. salto,
Siamo arrivati, guardate Bernice come è conciato. Al sole che ci aspetta. È l'unica cosa di buono che c'è il camper attaccato a casa. Sì, proprio più vicino di così non penso. Questa macchina che puzza di gas, va, GPL? Sento ancora puzza di gas io. La mia tigrotta, guarda che bella la mia tigrotta. Che carina. Che bello, cosa faccia?